Benvenuti in un altro viaggio emozionale. Oggi viaggiamo nella filosofia giapponese e in particolare nel metodo dell'Ikigai, nelle Blue Zone e nell'importanza della mindfulness e dello yoga per raggiungere un benessere fisico e mentale. L'ikigai è la missione dell'anima, ciò per cui vale la pena vivere e alzarsi ogni mattina, la ragione di vita. I praticanti descrivono l'ikigai come una filosofia di vita fortemente incentrata sul qui e ora e sullo svolgimento del sé. L'ikigai personale può richiedere anni di esplorazione, prima che uno diventi finalmente consapevole della propria chiamata unica. Ma una volta che si è scoperto l'ikigai, si è, secondo la filosofia di vita giapponese, afferrato il significato individuale della vita e trovato il proprio posto nel mondo. Fondamentalmente è quello in cui sono bravo, quello che amo, quello di cui il mondo ha bisogno e infine quello per cui potrei essere pagato. In tutto questo giocano un ruolo importante le passioni personali, la missione individuale nella vita, il ruolo dell'individuo nella società e la volontà di servire la vita pubblica e i principi di adattabilità al fine di sostenere l'economia e la comunità grazie a uno sviluppo generale e versatile che dovrebbe garantire una transizione fluida da una situazione all'altra, in cui ciò che ami e la missione sono anche il significato della tua esistenza e di ciò di cui il mondo ha bisogno da te. E come diceva già Confucio, se ami quello che fai, non lavorerai mai più un altro giorno nella tua vita. Alla fine tutto in questo mondo è orientato al bene dell'individuo. Ogni delusione, ogni frustrazione ti porterà più vicino al vero obiettivo della vita, la tua vera vocazione. Dopotutto, un lavoro che non ti soddisfa non può offrirti niente di più della sicurezza finanziaria. In cambio, di solito si viene derubati dei propri sogni e delle proprie potenzialità, così che l'essere umano si trasforma alla fine in un oggetto vuoto o in una vittima del sistema capitalista. Un lavoro che ti appaga e che ti dà gioia interiore può essere più che importante per la tua salute mentale, oltre che fisica. Il tuo Ikigai personale è la chiave segreta che apre la porta a un futuro migliore e a un sé migliore, più felice e più sano. Ora sai che il tuo Ikigai personale è composto da un lato dalle tue preferenze e talenti e dall'altro dalle cose di cui il mondo ha bisogno da te o dalle cose per cui puoi essere pagato. Da queste nascono le tue grandi passioni, la tua missione personale o chiamata nella vita e la professione perfetta per te. Nel mezzo, dove tutte queste aree si incontrano, emerge il tuo Ikigai individuale, che dovrebbe rappresentare il senso della nostra vita. Tuttavia, potrebbe volerci un po' di tempo prima che tu abbia finalmente trovato il tuo Ikigai. Dopotutto non è così facile per tutti riconoscere il senso della propria vita da un giorno all'altro. Alla base di questa filosofia ci sono le nostre aspirazioni e i nostri sogni interiori. I sogni costituiscono una parte importante del nostro Ikigai personale e quindi devono essere esplorati bene. Concediti il tempo e lo spazio per farlo, così vedrai il tuo vero valore di vita diventare più chiaro giorno dopo giorno, fino a quando finalmente si cristallizza e viene in superficie. La vita è in costante cambiamento, se non stai al passo con la vita sarai semplicemente superato da essa. Particolarmente raccomandata è la combinazione di pace interiore e attività mentale, con la quale si possono ottenere i migliori risultati. Con questo si intende che si dovrebbero provare costantemente nuove cose con cui occuparsi mentalmente, mentre allo stesso tempo si cerca di mantenere uno stato interiore equilibrato. Tutto questo può essere raggiunto attraverso la meditazione quotidiana, il semplice riposo o gli esercizi di mindfulness. Queste sono tutte attività che portano alla combinazione raccomandata di calma interiore e impegno mentale. Circondandosi di persone che condividono gli stessi interessi, si può arricchire la propria mente con nuove idee e punti di vista. In questo modo si possono scoprire nuove prospettive, prima sconosciute per la propria vita. Come membro di una piccola comunità di interessi si impara a gestire le emozioni sia positive che negative. Con il tempo si impara a riconoscere diverse emozioni al di là del semplice metro buono o cattivo e anche a gestirle di conseguenza. In questo modo si rimane sempre attenti alla natura interna ed esterna, che a sua volta apre mille e una possibilità di esplorare il proprio Ikigai. Se non gestiamo il nostro mondo emotivo con sufficiente attenzione, corriamo il rischio di fare grandi e irreversibili danni alla nostra psiche e di distruggere così l'equilibrio tra mente, corpo e anima. E questo può rendere molto più difficile la ricerca del proprio Ikigai. Prenditi cura di te stesso, del tuo mondo emotivo e interiore.
Se tratti bene la tua anima e ti prendi cura dei tuoi bisogni e desideri, di conseguenza essa ti dirà dei segreti che ti porteranno alcuni passi più vicino al tuo autentico valore di vita. È importante tuttavia che non solo impari a trattare correttamente con te stesso o con la tua anima, ma anche con gli altri. Bisogna trattare le altre persone con cura e inviare così una buona energia al mondo che poi ritorna a noi. In generale, quindi, l'empatia e la cura devono essere mostrate nel trattare con gli altri, che sono lo specchio di noi stessi, le nostre proiezioni. Non lasciarti stressare inutilmente da cose sulle quali non hai controllo e che non puoi cambiare. Ricorda brevemente il principio di Harugamama di Shoma Morita, il psichiatra giapponese. Accetta o meglio accogli le cose, anche le persone, così come sono, e vedrai come cambierà rapidamente la tua realtà percepita. Nella ricerca di un buon equilibrio tra la natura interna ed esterna nell'essere umano, lo stress è un forte fattore di disturbo che potrebbe non solo rallentare lo sviluppo della natura interna, ma anche distruggere la relazione tra la natura esterna e il mondo interno dei sentimenti. Quindi, per contrastare questo, si potrebbe cercare di passare più tempo possibile con i propri pensieri e sentimenti nella natura. Come già capito, la mindfulness gioca un ruolo importante nella relazione tra l'uomo e la natura, poiché agisce come un elemento di connessione tra le due entità. Se vuoi conoscere meglio il tuo ikigai personale nel tempo, è consigliabile non solo essere sempre attivo e attento, ma anche rimanere grato per le piccole cose della vita. Un detto popolare dice: goditi le piccole cose perché sono loro a rendere grande la vita. È molto più utile sviluppare un senso fine per le piccole cose della vita. Bisogna imparare ad apprezzarle. La gente pensa sempre che le cose più semplici siano scontate, ma in realtà niente cade dal cielo. In sé ogni giorno è un dono prezioso perché potrebbe essere l'ultimo. Solo quando ci rendiamo conto della caducità e della fragilità della vita umana, questa è proprio la base per una maggiore consapevolezza e gratitudine nelle nostre interazioni quotidiane. Guarda anche le cose meno piacevoli dal lato positivo e scopri che c'è sempre qualcosa di cui essere grati nella vita. La gratitudine può a sua volta condurti su un percorso diverso per trovare il tuo valore personale nella vita quotidiana, con persone familiari e non, che ci permettono di guardare ben oltre i nostri orizzonti. Non solo gli amici personali, che conoscono bene i nostri punti di forza e le nostre debolezze individuali, possono mostrarci nuovi lati della nostra personalità. Anche il modo in cui incontriamo gli estranei o rispondiamo ai loro bisogni può dirci quali qualità e caratteristiche personali vale la pena approfondire e quali vanno già particolarmente bene nei nostri rapporti con gli altri. Cerca quindi di circondarti frequentemente di persone che conosci e di buttarti nella folla spontaneamente di tanto in tanto. Non devi piacere a tutti e non devi essere amico di tutti. L'unica cosa che conta è uscire dalla propria zona di comfort, affrontando situazioni meno familiari o meno piacevoli, perché è solo attraverso la tua spinta e l'azione auto-iniziata che puoi davvero elevarti al di sopra di te stesso. In questo modo, giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, metterai insieme il puzzle del tuo ikigai personale e conoscerai così un nuovo aspetto della tua personalità. L'ultima, ma non meno importante linea guida dell'ikigai ti dà il seguente utile consiglio: resta sempre curioso e aperto alle novità. Un aspetto importante dell'autosviluppo è imparare ogni giorno un po' di più su se stessi e sul proprio vero io. Naturalmente questo non accadrà da solo. Nulla avviene dal nulla e se non fai uno sforzo per scoprire il tuo vero valore di vita, sarai guidato dal mondo e dai suoi meccanismi per tutta la vita, senza avere mai scoperto la verità su te stesso. La decisione che prendi per te stesso dovrebbe dipendere da ciò che senti più giusto per te. Soppesa tutte le opzioni a tua disposizione ed esaminale per vedere se sono compatibili con i tuoi valori interiori e le tue idee sulla vita. E se uno o più di loro soddisfano questi criteri, puoi essere abbastanza sicuro di aver preso la decisione giusta per te. L'unica cosa che sembra aiutare in queste situazioni è mantenere il sangue freddo nel mezzo del temporale della vita, restando aperti e ottimisti. Correre dei rischi a volte è inevitabile, se non si rischia non si può sperare di vincere. In questo senso la curiosità e l'apertura sono le forze che ci fanno crescere come esseri umani. Trovare il proprio ikigai può essere descritto come uno dei compiti più difficili di tutti. Trovare un hobby appassionante che corrisponde ai propri interessi reali o anche imparare una professione che richiede molta dedizione e coerenza non è certo un gioco da ragazzi. Ma coloro che perseverano fino alla fine in questo difficile processo di scoperta di se stessi
e vi si ritrovano possono considerarsi molto fortunati. Per essere in grado di creare un sano equilibrio tra la natura esteriore e quella interiore, devi prima guardare dentro di te. Un ottimo metodo per sentirsi in se stessi e costruire una relazione più forte con il proprio io interiore è per esempio la meditazione o lo yoga. Prendendo qualche minuto ogni giorno per la meditazione libera, puoi ottenere una migliore comprensione delle tue motivazioni interiori, dei tuoi valori e dei tuoi bisogni, che a sua volta ti porterà passo dopo passo sempre più vicino al tuo ikigai personale. Ed è proprio nei momenti stressanti che è indispensabile liberare la propria testa dalle preoccupazioni, riflettendo sulle cose veramente importanti. Lo yoga può legarsi perfettamente a questo bisogno spirituale. Attraverso una serie di semplici esercizi fisici si può imparare in poco tempo ad affrontare la realtà e tutte le situazioni più gravi della vita, con semplici tecniche come la respirazione profonda e la ripetizione di mantra positivi. Tutto questo porta a sentirsi freschi e vigili nella vita quotidiana, il che aumenta anche la consapevolezza e la coscienza generale. Dovrebbe anche essere una buona cura per lo stress e i disturbi d'ansia che purtroppo sono più che diffusi al giorno d'oggi. Questo perché la respirazione inquieta può essere spesso ricondotta alle cosiddette distrazioni della mente. Se questi esercizi e tecniche vengono praticati per un lungo periodo di tempo, le attività spirituali della mente possono essere cambiate e di conseguenza la coscienza può essere fondamentalmente trasformata. In queste situazioni lo yoga può essere molto utile, può far accettare anche le circostanze sfavorevoli, così come sono e andare avanti, senza attaccarsi a niente. Se si guarda la questione con sobrietà, si arriva a capire che la morte è solo una parte della vita. Solo dopo aver compreso appieno la fragilità e la caducità della vita, possiamo imparare ad apprezzarne il vero valore. Si potrebbe anche arrivare a dire che la vita e la morte sono strettamente legate. Coloro che non sanno onorare la morte hanno anche fallito nel comprendere il significato della vita, perché è solo attraverso l'inclusione della morte che emerge la resa e la dedizione definitiva alla vita. Yoga e Ikigai riguardano entrambi lo stesso obiettivo, la scoperta graduale dei diversi lati del tuo essere. Hai la libertà di cimentarti in cose diverse e scoprire così ciò che effettivamente ti porta gioia e pagamento nella vita. Sentiti libero di sperimentare diversi hobby e interessi, fino a quando non inizierai gradualmente a riscoprire te stesso in essi. Se trovi il coraggio di cambiare e quindi anche la volontà fondamentale di prendere in mano la tua vita, troverai tutto il resto che cerchi nella vita. La gente di Okinawa, l'isola dei centenari, ha i propri segreti per raggiungere i 100 anni. 2 di loro, Ikigai e Moai, gruppi di supporto e condivisione, sono già stati introdotti e sfiorati. Sarei certamente consapevole che una dieta sana può ottenere molte cose, da una maggiore energia nella vita quotidiana a un senso generale di benessere, a una maggiore aspettativa di vita. I giapponesi in genere prestano molta attenzione a una dieta buona ed equilibrata. Si potrebbe anche dire che la preparazione quotidiana del cibo in Giappone è un rituale unico in sé. La cucina giapponese consiste principalmente di riso, pesce o frutti di mare e molte verdure fresche. È anche interessante notare la preferenza giapponese per tempi di cottura piuttosto brevi, che dovrebbero preservare la naturalezza, il colore o la forma originale del cibo. In Giappone, tuttavia, si presta attenzione non solo al gusto, ma anche al design visivo del cibo. Se il cibo è visivamente invitante, questo può avere un effetto positivo sulla digestione e sul processo di elaborazione nel corpo. Cucinare e mangiare insieme è quindi molto importante nella società giapponese. Questa linea guida per una dieta sana nella vita quotidiana, che può essere fatta risalire al confucianesimo, si dice sia anche una delle ragioni principali della longevità degli abitanti di Okinawa. Molto esercizio fisico è all'ordine del giorno in Giappone per persone di tutte le età. In Giappone inoltre sono molto popolari le cosiddette famiglie multigenerazionali, attraverso le quali si rafforza immensamente l'unione sociale o la vita sociale all'interno della propria famiglia. Come già detto, i giapponesi conoscono il valore della loro vita, perseguono attivamente le loro passioni e vi dedicano molto tempo, anche nella vita quotidiana. In generale si può dire che la vita diventa molto più facile e felice dal momento in cui si è scoperto il proprio ikigai, la propria missione di vita o vocazione per se stessi. Questo ha naturalmente un effetto benefico sulla salute mentale e anche fisica di una persona. Ikigai rappresenta la vera felicità esistenziale, in contrasto con la sensazione di felicità falsificata o addirittura forzata.
Il proprio Ikigai è percepito più fortemente quando c'è una prospettiva o un orientamento futuro nelle situazioni quotidiane. La ricercatrice Nieko Kamiya arriva a dire che questa componente futura è molto più importante della sensazione di felicità presente, perché anche le persone che lottano con un'insoddisfazione di base per la vita, qui e ora, possono avere speranze e obiettivi a lungo termine. Questi permettono di percepire pienamente il proprio Ikigai, poiché portano con sé un ottimismo di base, fede nel domani che può ancora rivelarsi migliore dell'oggi. In questo senso si potrebbe dire che il proprio Ikigai agisce come una sorta di motivazione costante nella vita. È proprio per questo che le persone che hanno già scoperto il proprio Ikigai hanno una solida base nella vita su cui possono contare anche in tempi incerti. L'ikigai è fortemente legato ai propri valori interiori e porta alla sensazione di aver raggiunto uno stato di gioia nella vita. Secondo la ricercatrice Nieko Kamiya, ogni essere umano ha i seguenti bisogni spirituali di base: una soddisfazione generale per la vita, un desiderio di cambiamento e crescita, un buon futuro, risonanza e resilienza nelle relazioni personali, libertà, autorealizzazione e la speranza di trovare un significato o valore individuale nella vita. Per raggiungere una coscienza Ikigai più alta e quindi essere in grado di avanzare verso l'Ikigai Kan, è anche essenziale riconciliarsi con il proprio passato e allo stesso tempo concentrare l'attenzione sul presente e mantenere una visione positiva del futuro. L'ikigai Kan consiste in uno spirito stimolante, con uno scopo e una motivazione verso tutto ciò che si fa e con l'autocoscienza di dare un contributo agli altri. Senza molto coraggio e determinazione, la libertà individuale non può essere sviluppata al suo pieno potenziale nella vita quotidiana e quindi il proprio Ikigai non può essere perseguito in modo credibile. Ogni giorno, di nuovo, si ha la possibilità di fare qualcosa di grande della propria vita e questo non dovrebbe essere sottovalutato, perché ieri non torna e i segreti del domani non sono trasparenti. Tutto ciò che abbiamo è il momento in cui stiamo vivendo. Che la vita sia per la maggior parte vulnerabile e fragile è qualcosa che i giapponesi hanno capito da tempo. Così hanno adattato tutta la loro vita e il loro atteggiamento di base al principio della brevità dell'esistenza umana. Ed è per questo che il concetto di Ikigai gioca un ruolo importante anche nella vita quotidiana, perché non solo aiuta a riempire di senso la propria vita, ma aiuta a viverla in modo sensato e umano. Il metodo Ikigai è una delle ragioni della longevità sorprendente dei giapponesi e ha un effetto particolarmente positivo sulla salute degli anziani. Nelle persone anziane che praticano attivamente la filosofia Ikigai nella vita quotidiana si può osservare, oltre che un fisico più attivo, una maggiore volontà di vivere e spesso una vita sociale fortemente sviluppata. Così come in tutte le Blue Zone, dove si suppone che le persone vivano una vita particolarmente lunga e felice. Oltre a Okinawa, questi includono la Sardegna, Nicoya in Costa Rica, Icaria in Grecia e sorprendentemente Loma Linda in California. Ciò che collega tutte queste diverse culture della longevità, tuttavia, è la loro storia collettiva di sofferenza. Ognuna di esse ha sofferto di tempi di grandi difficoltà. In queste regioni del mondo e in altre simili, gli stenti e la miseria sono conosciuti fin troppo bene e meglio di chiunque altro. Eppure la gente del posto non solo è riuscita a superare i tempi difficili, ma anche a trarne il meglio e ad imparare una lezione da tutto ciò. L'alto grado di resilienza che questi popoli hanno sviluppato e raggiunto nel tempo può servire come un eccellente esempio per tutti noi della volontà umana di vivere. Le situazioni di vita difficili e la resilienza vanno di pari passo perché senza una non c'è l'altra, così come non ci può essere il bene nella vita senza il male. Quindi questa è una delle preziose lezioni che possiamo imparare da questi popoli. Bisogna anche ammettere che ci sono 3 fattori principali dietro la longevità degli isolani. Questi sono la dieta sana e la genetica generale da un lato, dall'altro il grande valore dato alla socialità nella vita pubblica. Circa 2/3 delle ragioni della longevità sono da ricercare nella dieta equilibrata e nello stile di vita equilibrato della maggior parte dei giapponesi. Il resto è genetica. La solitudine può essere dannosa per l'individuo tanto quanto il fumo ed è proprio per questo che la gente di Okinawa presta particolare attenzione a una buona interazione sociale e alla coesione all'interno del gruppo. In questa isola la gente spesso non appartiene a un solo moai, gruppi di sostegno sociale. Infatti ci sono molte persone che sono membri di 5 o più moai.
Gli scienziati sostengono che il contatto frequente con persone che la pensano come loro e l'alleggerimento dello stress attraverso la pratica di un hobby comune contribuiscono significativamente alla longevità. I festival tradizionali, come quello di Ungami, dedicato al dio del mare, forniscono una rete sociale stabile di relazioni. La partecipazione a numerosi rituali e alle cerimonie del tè, per onorare le divinità, fornisce l'importante componente comunitaria per aiutare la gente di Ojimi, villaggio nell'isola di Okinawa, a vivere più a lungo. Quindi una combinazione unica di Ikigai, uno stile di vita sano e una vita sociale vivace, è la tradizione consolidata degli isolani, che fornisce loro una vita lunga e in gran parte senza stress. Se vi è piaciuto il contenuto di questo video, mettete un like e iscrivetevi per sostenere argomenti come questo. Un vostro commento è come sempre utile e gradito. Per approfondimenti sugli argomenti trattati e per informazioni su lezioni di mindfulness, yoga e forest therapy, prendere contatti tramite l'indirizzo email riportato in descrizione. Un caro saluto, viaggiatore e viaggiatrice emozionale.